Ciao, è lieto di ritrovarti al Caffè Brunello per aiutarti a fare il tuo autoritratto preventivo per un progetto di passaggio generazionale di successo per la tua impresa. Ti chiederei come mai oggi mi presenti in questo modo un po' insolito. Ebbene, il motivo è perché vogliamo parlare oggi di dinamismo organizzativo, e cioè di come il mondo cambi e come l'impresa debba adattarsi a questo cambiamento. Prova ad immaginare com'era la realtà una cinquantina d'anni fa, per esempio per quanto riguarda i ruoli professionali. Gli spazi erano abbastanza ben predefiniti, per cui un ingegnere sapeva grosso modo dove poteva andarsi a collocare, così pure un medico e magari anche un architetto. Oggi la società è radicalmente cambiata. Siamo passati da una realtà schematica ad una ben diversa realtà, quella che il filosofo Zygmunt Bauman ha definito una società liquida, una società nella quale bisogna sapersi adattare ad oltranza. Ti chiederai perché tenessi così tanto a farti questa dimostrazione, ma in effetti ci tenevo un po' come prima risposta eloquente a una battuta che ho sentito dire tante volte, in particolare dai senior fondatori. Abbiamo sempre fatto così ed è andata bene, non vedo perché dovremmo cambiare. Nel momento in cui intervengono nuove figure, queste vivono già nel futuro, se sono orientate ad essere anche figure imprenditoriali, e in questo senso tendono a pretendere quei cambiamenti che renderanno l'impresa competitiva anche nella prospettiva di domani. Di cosa parliamo in sostanza? Parliamo del cambiamento e non possiamo a questo proposito non ricordare che il grande Peter Drucker, che si autodefinisce l'inventore della disciplina del management, dice che il cambiamento è l'humus nel quale vive l'imprenditore, è ciò di cui l'imprenditore si nutre, che egli sfrutta e valorizza, attraverso i quali egli si rinnova innovando. Ed è grazie a questo che troverà l'apprezzamento per ciò che egli propone. Ma di quale cambiamento stiamo parlando? Non tanto del cambiamento spicciolo e quotidiano, di cui parleremo nel successivo capitolo dello Shortkit. In questo capitolo, che pure è dedicato al cosiddetto dinamismo organizzativo, parliamo di cambiamenti strutturali, i cosiddetti sfondamenti, i breakthrough. Questo sfondamento può esprimersi sia nel prodotto, nel servizio, nell'estensione territoriale, ma anche nella filosofia organizzativa, nel modo di trattare per esempio i collaboratori, nel coinvolgerli o meno. Questi già sono dei cambiamenti strutturali che potrebbero stridere all'occhio o all'orecchio dell'imprenditore fondatore nel momento in cui vengono promossi dal continuatore, dal successore. D'altronde, con molta onestà, un senior una volta mi ha detto: sa, si nasce incendiari e si muore pompieri. Ecco, con un po' di ironia dobbiamo tenere presente questo nel momento in cui, affrontando questo punto del kit, ci domandiamo allora come comportarci nei confronti del cambiamento strutturale. La risposta è: cerchiamo di non averne paura, cerchiamo di avere il coraggio dell'abbandono di ciò che è stato fatto per anni, anche se di successo, e di avere il senso del rischio imprenditoriale orientato al futuro. Concludendo, dal punto di vista dello Shortkit, vi sentite ok? Tutto bene, non avete paura di cambiare. Vi sentite così e così? Alzate le antenne e cercate di tenerle vive. Vi sentite troppo timidi rispetto al cambiamento? Reagite, prendete qualche rischio, fatevi magari assistere, scegliete le vie migliori e non abbiate timore di percorrerle.